Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati o benvenuti su 98 megapixel. Oggi nuovo video dedicato alle Mini 4D, un video richiesto da alcuni ragazzi del mio gruppo Telegram e da alcuni commenti qua su YouTube. Oggi vediamo come costruire una Mini 4D T-Mac, ma prima di iniziare via con la sigla. La categoria T-Mac è considerabile a tutti gli effetti una categoria entry level, in quanto permette con una spesa abbastanza contenuta di avere una Mini 4D pronto gara che ti permette di iniziare a imparare un po' le basi di questo mondo, ma comunque di divertirti ad un prezzo contenuto. Per quanto riguarda il regolamento, l'ho già trattato in un video precedente, di conseguenza te lo lascio linkato qua sopra, ma un po' le basi generali sono le seguenti. Ti servirà una Mini 4D originale Tamiya. Scegli tu il telaio, io in questo momento sto usando una R, ma vedo che molti utilizzano un FMA o un MA. 6 roller totalmente in plastica, ed è questo il motivo per cui è una categoria relativamente economica. Non avendo cuscinetti né nelle ruote né nei roller, il prezzo si abbassa notevolmente. E 2 FRP nelle seguenti combo: FRP anteriore più 2 alette laterali che però contano come una, FRP anteriore più FRP posteriore, oppure FRP laterali più FRP posteriore. L'FRP freno posteriore non viene conteggiata, la si può sempre mettere. Specifico perché vedo che molti fanno confusione: se per caso decidi come me di usare un freno in plastica, comunque l'FRP freno è solo FRP freno, quindi non è che puoi utilizzare poi 3 FRP supporto, perché sono due mondi separati, ok? Per il resto, poi, non essendoci particolari altri vincoli, la cosa importante secondo me sono spacer, generalmente sono richiesti quelli in plastica in quanto si puntano a utilizzare il metallo, e motore. A seconda di dove correrai ci potrebbero essere delle limitazioni. Ad esempio si ferma a fine rev, oppure dove corro io si può correre anche con l'hyper. Ma adesso passiamo al banco di prova per vedere come io ho costruito la mia Mini 4D. Doppia inquadratura, perché così vi faccio un po' vedere anche io come filmo, visto che me l'avete chiesto. Telecamera piazzata qua, telecamera col telefono piazzata sul tavolo da lavoro. Iniziamo col nostro telaio. Ora, come potete vedere, l'ho parzialmente demolito, non totalmente. È il telaio blu della Asian Challenge su telaio AR, con ruote su e di scatola rinforzate in carbonio, ora al momento con gomme super hard. Non ve le sto sempre a consigliare perché chiaramente dovete vedere a seconda della pista. Ogni tanto dovete fare delle prove con le maroon davanti, con le maroon dietro, e vedete un po' come la macchina si comporta. Per quanto riguarda la trasmissione, non sono stati fatti grossi cambiamenti o modifiche, anche perché non si possono fare. L'unica cosa che ho modificato è stato sostituire l'albero di trasmissione da quello in scatola a quello alleggerito, perché è consentito, e montare gli ingranaggi del 4x4, quelli neri in carbon, perché quelli rosa tendono a sgranarsi e a spaccarsi a una velocità fotonica, e mi sono stancato di cambiarli di continuo. Ora, onde evitare di demolire questo telaio che in 1 anno e mezzo sta funzionando particolarmente bene e mi dispiacerebbe rovinarlo, ho preferito non svitare le viti più grosse, di conseguenza lo vedete già parzialmente montato. Vado comunque a spiegarvi per bene cosa ho fatto dove. Per quanto riguarda alette laterali, classiche FRP per telaio AR, MA e via dicendo, con vite svasata lunga da 2,5, con pesetto a campana più pesetto piatto. Anche qui non è una regola univoca, è quello che mi sto trovando bene io alla scorsa gara. Magari alla prossima dovrò cambiare tutto, però per avere un'idea di dove vanno piazzati i pesi. Mi raccomando, quando vitate la vite, rondella tagliata e dadino, in questo modo la vite è bella stabile e bloccata. Poi, per quanto riguarda l'anteriore, visto che non si possono montare freni all'anteriore, ho usato le saponette, quelle sottili apposta per le ruote medie. Secondo me sono molto comode, anche perché la R ha naturalmente questa curva per essere aerodinamico, chiamiamola così, che si va a unire poi al pacco batterie e a tutto il resto, e secondo me quindi con queste saponette andiamo ad accompagnare tutta la sua curva. Saponette fissate come? Per quanto riguarda il settore centrale, viti larghe, corte, che permettono di essere avvitate dentro al telaio senza trabordare. In questo modo non danno fastidio alla fibra, ma comunque rendono questo pezzo bello stabile, in quanto sarà uno di quelli che andranno a impattare maggiormente lungo i salti. Stessa cosa vale per le saponette laterali. Come potete vedere non sono eccessivamente avanzate. Perché? Perché dobbiamo mantenere questo lato qua, questa superficie qua di contatto, piatta. In questo modo quando andrà a impattare lungo il salto, la superficie di contatto sarà questa e avremo più punti di controllo. Eviteranno che la macchina si scomponga eccessivamente. Per quanto riguarda la vite più esterna, è corta,
perché non ci serviva lunga e anzi dava fastidio al mio baffo che avevo montato in questo momento. Per quanto riguarda la vite più interna, lunga quanto? Andiamo a misurarli insieme, è da 3, adesso voi vedete 3,32 per il semplice fatto che chiaramente misura anche i 2 mm della saponetta. Ora, queste viti lunghe come sono state montate? Dal basso verso l'alto, ungendo il foro. Mi raccomando, lubrificateli perché sennò sfondate il telaio. Ora, per quanto riguarda il baffo anteriore, grande dramma. Molti vedo che utilizzano le clessidre di plastica. Queste qua non quelle coloring, perché quelle coloring hanno il foro sottile e hanno bisogno delle loro viti speciali, ma tendono a bloccarsi, sono molto simpatiche. Invece, per quanto riguarda queste, sono più comode, scorrono anche meglio secondo me, perché hanno proprio un simil cuscinetto fatti in plastica. Qual è il loro fatto? Che secondo me hanno pochissimo grip e quindi ultimamente non mi ci sto più trovando. Montate come però comunque è un baffo che uso di scorta questo qua ragazzi, perché mettete che non mi trovo bene con questo o mi si spacca, ho già la soluzione. Baffo classico dell'MA o FMA o appunto anche della R. Permette di avere tutti i punti di aggancio possibili e immaginabili. Montato come? Viti, quelle esagonali nere perché sono molto più rigide e dure e anche resistenti. Lunghe 3 cm come potete vedere. Montate come? Sotto, rondella larga, permette di distribuire il peso ed evita che fratturiamo la FRP in caso di impatto. Clessidra montata come da istruzioni, spessorimetro da 1, spessorimetro da 2, rondella stellata e stabilizzatore da, dovrebbe essere 11, adesso ve lo misuro per sicurezza, sì, esatto 11, e autobloccante. In questo modo abbiamo un anteriore facile, veloce e molto semplice. Anteriore che una volta montato sulla nostra macchina permette, come vi dicevo prima, di avere un sacco di punti di contatto possibili, il che lo rende super stabile e possiamo anche utilizzarlo per aumentare i gradi con degli spessorimetri sotto, con degli inclinatori. Qual è il fatto? Che al momento a me questo anteriore qua in curva ogni tanto mi fa uscire la macchina perché appunto ha bisogno di più inclinazione. Come evitare di avere più inclinazione, quindi di rallentare poi ad esempio sul rettilineo? Con questo baffo qua. Questo baffo qua, sempre un FRP perché ricordiamo che non si possono usare le carbon, è la classica banana, con i roller quelli da scatola, perché parlandone con Bassa Garage abbiamo visto che alcuni tipi di roller tendono a grippare di più, a bloccarsi. Questi qua invece, per qualche strano motivo, che hanno il bordino leggermente più assottigliato, vanno meglio. Montati come? Vite esagonale come prima, anche questa volta da 3. Poi rondella larga per distribuire i pesi. Interno chiaramente la boccola come va montata le istruzioni. Altra rondella larga perché? Perché essendo sotto farà molta più forza e bisogna distribuire bene il peso che non deve assolutamente flettere in quanto sarà tutto sospeso nel vuoto. Spessorimetro lungo, spessorimetro molto corto, spessorimetro da 1. Sopra anche qui rondella stellata e stabilizzatore con autobloccante. In sostanza la controparte di questa ma montata sulla banana e senza le clessidre. In questo modo quando noi la andiamo a fissare tramite questi due bellissimi forellini riduciamo il passo della macchina da qua a qua. Avendo un passo più corto sarà più veloce in curva, anche se meno stabile, però senza esagerare. Poi prendiamo rondella tagliata standard, come per quanto riguarda il montaggio dei mass damper laterali. Li andiamo a inserire, dadino classico, facciamo la stessa identica cosa da questa parte e andiamo a fissarlo fino in fondo. Ok, dopodiché pesetti, anche qui è la mia soluzione della scorsa gara, può andare bene, può non andare bene, dovete vedere voi. Ho usato quelli più piccoli, quelli sottilini. Ne mettiamo 2 e sopra autobloccante. Possiamo usare gli autobloccanti effettivamente nella categoria T-Mec. Per quanto riguarda il nostro posteriore, noi abbiamo vite da 30. Ok? Ora, visto che abbiamo finito le FRP disponibili perché abbiamo l'anteriore più le laterali, quindi sono 2 e siamo a posto, li fissiamo direttamente sul telaio. Perché ho scelto il telaio R? Perché è già largo di suo e ti permette, montando nel foro questo qua più esterno sia avanti che dietro, di montare 19 direttamente sulla plastica senza dover allargare ulteriormente la carreggiata, è già larga al massimo. Di conseguenza cosa ho montato? Roller sotto da 19, questo qua è raggiato, secondo me scorrono molto bene e hanno un profilo bello sottile con rondella larga e la sua boccola interna. Dopodiché vite passante, anche qui indovinate, abbiamo lubrificato i fori prima di far passare la vite perché sennò sfondi il telaio, soprattutto qua che la plastica è sottile, ci metti 3 nanosecondi a spezzare tutto e non è buono perché una volta spezzato butti il telaio. Dicevo, spessorimetro da 1 e spessorimetro da mezzo, quindi da 0,25 in sostanza. Rotella larga e clessidra da 19 montata come da istruzioni e fissata sopra con un autobloccante. Perché è comodo qua montare l'autobloccante? Perché regoli la durezza e in questo modo la rendi il più scorrevole possibile. Per quanto riguarda
riguarda il freno posteriore. Io ho deciso di montare questo freno qua. Questo qua è il freno ufficiale per AR e MA, giallo. Ora, montato da scatola, quindi con vitine corte, dadino e rondella tagliata come al solito. In questi fori qua ho avvitato queste due viti e un formaggino, un mass dumper, questi qua quadrati come li vogliamo chiamare, in maniera che sia abbastanza basso. Più basso un mass dumper meglio è. Lo andiamo a fissare con le 4 viti. Uso queste viti a testa larga un po' perché sono così da istruzioni, un po' perché ti permettono di avere più superficie di contatto, e le andiamo a fissare a X, a croce come volete chiamare. In questo modo siamo sicuri che stiamo fissando il pezzo in piano e senza sforzare, anche perché anche questi fori sono simpatici e sono famosi per spezzarsi a caso. Ora, come potete vedere, io al momento non monto un freno in spugna. Perché? Perché mi sono reso conto che nelle piste, nelle ultime nel quale ho corso, la macchina andava già benissimo senza avere nessun freno montato. Tanto alla fine in questo tipo di freno si ha una prima frenata col freno in plastica, quindi una seconda saponetta, e eventualmente una seconda frenata con la spugna se montata. Se avete dubbi sul ma rischi di raschiare la pista con le viti, no. Perché? Perché le viti, queste qua, sono nascoste. Ok? Cerco di farvelo vedere più vicino, ma sono nascoste. E per quanto riguarda le viti dell'aggancio, anche queste risultano interne, anche perché teoricamente qua sopra ci andrebbe la spugna, quindi sono perfettamente a livello e lisce. Quindi eccoci qua con la nostra mini montata. Se avete consigli, idee o precisazioni, fatemele pure qua sotto nei commenti, o anche consigliatemi voi che telaio state usando, perché sono super curioso e mi piacerebbe fare nuove prove per quanto riguarda la categoria T-Mech. Anche se siete del gruppo Telegram, mandatemi le foto perché mi piacerebbe sperimentare. Bene, detto questo, spero che il video ti sia piaciuto. Se ti è servito a capire come montare al meglio la tua prima T-Mech, scrivimelo così nei commenti, lascia un like e magari entra nel gruppo Telegram, ti aspetto, anche perché così mi potete fare nuove domande e magari ci farò dei nuovi video. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video che uscirà lunedì prossimo alle 18. Ciao!